Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di fotocamere, quindi mettetevi comodi, prendete dei popcorn, delle patatine, perché probabilmente questo video durerà un bel po'. Quali sono i migliori corpi macchina mirrorless da acquistare in questa prima parte del 2022? Sperando ovviamente che nel corso dell'intero anno escano altri corpi macchina ancora più interessanti? In questo video andrò ad elencarvi le 10 mirrorless che io personalmente ritengo essere le più valide per via del loro rapporto qualità-prezzo, ordinandole per prezzo in maniera crescente e descrivendo le caratteristiche tecniche, i pro e di contro di ogni singolo corpo macchina all'interno di questa lista. Qualora invece siate interessati a corpi macchina reflex, visto che nel 2021 sono usciti moltissimi corpi macchina veramente molto intriganti, sappiate che in contemporanea con questo video ho deciso di pubblicarne un altro nel quale vado per l'appunto ad elencare le 10 che ritengo essere più valide tra le nostre amatissime macchine con lo specchio. Quindi, se sono quelli i corpi macchina che vi interessano, il link al video in questione potete trovarlo sia qui in alto a destra, basta cliccare qui sopra, sia nella descrizione di questo video, quindi potete anche guardarlo dopo aver visto questo video, se vi interessano sia le reflex che le mirrorless. Fatte le dovute premesse, direi che possiamo iniziare, no? Buona visione! Ok, come ho detto in pre-intro, le mirrorless che andremo ad elencare sono tutte ordinate per prezzo in maniera crescente, quindi la prima di cui discuteremo sarà per forza di cose anche la più economica di tutte. C'è da fare però, prima di iniziare, un'altra dovuta premessa. Il mercato delle fotocamere, così come il mercato dell'informatica, il mercato auto e quello della tecnologia in generale, è attualmente nell'ultimo periodo in crisi e sta soffrendo di mancanza di componenti, quindi non possiamo più permetterci i prezzi che abbiamo visto nel video analogo che ho pubblicato nel 2021. Molti di voi hanno commentato quel video dicendomi che i prezzi sono aumentati. Lo so, non possiamo più permetterci dei prezzi stracciati e super competitivi, proprio per la crisi. Inoltre, le macchine che citerò in questa lista sono tutte attualmente disponibili sul mercato e io ve ne parlerò menzionando i prezzi di listino, ma ovviamente facendo un giro sull'usato si possono spesso comunque trovare delle offertone pazzesche. Ve lo dico così magari potete anche fare un giro su eBay o su altri siti dell'usato prima di acquistare un corpo macchina nuovo, sovrapprezzato. Ma detto ciò, iniziamo con la nostra lista. Dunque, la prima macchina di questa lista, con un prezzo che si aggira tra i 490 e i 530 euro, è la Panasonic Lumix G100, macchina con un qualitativamente interessante sensore micro 4 terzi da 20,3 megapixel e con un range di sensibilità ISO che va da 100 a 25.600 ISO e che regge molto bene ad ISO abbastanza alti, devo dire, soprattutto confrontandola magari con corpi macchina reflex nella stessa fascia di prezzo. Possiede poi un buon autofocus con 49 area F, è stabilizzata e può girare video fino ad una risoluzione massima di 4K Ultra HD, ossia 3840x2160 a 30 fps. Dispone poi di connettività Wi-Fi, ma non presenta un flash pop-up integrato né, ovviamente, visto il prezzo, la tropicalizzazione del corpo. Inoltre, l'autonomia delle batterie non è il massimo, con 270 scatti circa con una sola carica. Quindi, qualora siete interessati effettivamente ad acquistare questo corpo macchina nello specifico, sappiate che in bundle con lui probabilmente conviene acquistare anche un bel pacco di batterie di riserva. Volendo invece discutere in maniera più approfondita dei pro e dei contro di questa macchina, c'è da dire innanzitutto che il primo e più importante per molte persone punto a suo favore è che tra quelle veramente valide ed ancora in commercio, andando quindi ad escludere da questa lista macchine come la Sony Alpha 6000 che ormai è fuori produzione, è attualmente assolutamente la più economica. È inoltre estremamente user friendly, resistente, piccola e leggera. Infine ha il bellissimo jack per il microfono esterno, che è sempre un super punto a favore anche qualora utilizziate, come nel mio caso, un registratore esterno, visto che non si sa mai quando registrate in presa diretta, potrebbe sempre far comodo un microfono in più per backup, per non perdersi l'audio della scena che state girando, soprattutto se non potete rigirarla, come ad esempio ad un matrimonio, ad una festa, ad un evento o cose simili. Nel video dedicato alle 10 migliori reflex attualmente in vendita che potete acquistare nel corso di questo
quest'anno, ho parlato delle prime posizioni come delle macchine entry level che consiglio, ed erano macchine che consigliavo in tutto e per tutto principalmente agli amatori e a chi voleva muovere i suoi primi passi all'interno del mondo della fotografia o in alcuni casi del videomaking. Con l'incremento impressionante che ha avuto il mondo delle mirrorless a livello tecnologico invece, penso che già questa Lumix G100, nonostante sia la prima, quindi la più economica, qualitativamente parlando possa essere considerata al contempo sia una macchina entry level che mid level, senza alcun problema. Trovo quindi sia adatta sia per gli amatori e per chi vuole iniziare a muovere effettivamente i suoi primi passi all'interno del mondo della fotografia, sia per chi invece vuole iniziare effettivamente a fare sul serio con la fotografia o con il videomaking, vista comunque la folle qualità che riesce a raggiungere con una spesa veramente tanto minima, soprattutto in questo periodo di inflazione del mercato, di prezzi che vanno alle stelle e di crisi dei componenti. Così come può essere considerata una mid-range, anche se è letteralmente il quadruplo più amata all'interno della community, la prossima macchina che andremo a prendere in considerazione, la Olympus EM10 Mark III. Si tratta di un corpo macchina che costa all'incirca 600-650 euro. Anche questa è una micro 4 terzi ma con 16,1 megapixel di risoluzione. Può espandere la sua sensibilità ISO dai 100 ai 25.600 ISO, possiede ben 121 aria F, è stabilizzata, ha il wifi ed il flash pop-up, ma non è tropicalizzata. Per quanto concerne il comparto video, può girare video fino ad una risoluzione massima di 3840x2160 a 30 fps e l'autonomia della batteria è di 300 scatti circa. Dalle caratteristiche tecniche questa sembra essere una normalissima e banalissima macchina da 600-650 euro. Ma quindi, perché è tanto amata dalla maggior parte dei fotografi e videomakers? Beh, principalmente per una questione di stile. Parlando dei suoi pro infatti non possiamo non citare il fatto che lo stabilizzatore a 5 assi che ha integrato nel sensore riesca letteralmente a fare dei miracoli e a regalarvi in ambito video delle immagini estremamente stabili anche a mano libera e ovviamente in ambito fotografico la possibilità di scattare con tempi leggermente più lunghi anche senza l'ausilio di un cavalletto. C'è poi da citare la comodissima modalità Live View Composite di Olympus che permette in maniera meravigliosa effettivamente di vedere le lunghe esposizioni in live view mentre si sta scattando. Poi per alcuni il design che richiama molto le linee dei corpi macchina degli anni 70 può essere anche considerato un pregio ed infine ovviamente il display orientabile, anche se solo verticalmente. Inoltre tra i contro c'è da inserire per forza di cose anche il fatto che non ci sia alcun ingresso microfonico. Al solito, come abbiamo detto prima, niente che non si possa in alcun modo risolvere con un registratore esterno come questo che utilizzo io per realizzare questi video che pubblico poi qui su YouTube, ma ovviamente avere un microfono in più di backup può sempre far comodo. Dobbiamo essere coerenti con i nostri giudizi, quindi se prima era un pro, adesso è un contro. La EM10 Mark III è comunque, oltre ad essere una macchina dal nome assolutamente impronunciabile, in linea generale una macchina che io personalmente consiglio molto, specialmente per il suo rapporto qualità-prezzo, che risulta essere impressionante, anche se non quanto quello della Lumix G100, esattamente però come risulta essere impressionante, anche se da adesso in poi, sempre per via della crisi del mercato, iniziamo ad avvicinarci alla soglia dei 1000 euro, il rapporto qualità-prezzo della terza macchina in questa lista, la Fujifilm X-S10. La X-S10 si aggira intorno ai 900-950 euro attualmente. Questa macchina tanto pericolosamente vicina alla soglia dei 1000 è la prima all'interno di questa lista con sensore APS-C. Ha una risoluzione di 26,1 megapixel, una sensibilità ISO che si espande dagli 80 ai 51.200 ISO, ben 425 fogli area F che rendono già l'autofocus estremamente fulmineo, è stabilizzata e raggiunge una risoluzione massima in ambito video di 4096x2160 a 30 fps, praticamente 4K, quello vero. Inoltre è dotata di wifi e flash pop-up, ma nonostante il suo prezzo non è tropicalizzata e questo è un gran peccato. L'autonomia della batteria è invece di circa 325 scatti con una carica completa e questo non è male per la fascia di prezzo nella quale si pone. La X-S10 di Fuji è veramente una macchina interessante. Tra i suoi pro troviamo innanzitutto, nonostante il suo prezzo possa sembrare ad alcuni di voi già abbastanza alto, il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente sempre, ripeto, sottolineo ed evidenzio in questo periodo storico.
che è forse tra i migliori tra tutte le macchine presenti in questa lista. Poi il fatto che lo stabilizzatore integrato sia veramente di ottima qualità e che riesca anche in questo caso a fare dei veri e propri miracoli, ma su APS-C, quindi ancora meglio. C'è poi il fatto che sia estremamente user friendly, che sia smart e qui tutti i videomakers capiranno a che livelli siamo e perché penso che valga fino all'ultimo centesimo. Che costa? Costa sotto i 1000 euro e i video che può girare può catturarli e salvarli in 422 a 10 bit. 422, 10 bit. Non serve aggiungere altro. Di contro però c'è da dire che il display è veramente a bassa risoluzione e questo è veramente un peccato per una macchina che è in grado di catturare file di qualità tanto alta. Inoltre l'ergonomia non è assolutamente il massimo. Da quel punto di vista purtroppo è stata pensata veramente molto male. Fuji, dai. Ma in fin dei conti si tratta di un corpo macchina più che interessante, specialmente perché risulta essere praticamente attualmente il migliore per ciò che le mirrorless possono offrire sotto la soglia dei 1000 euro. Perché già con il prossimo corpo macchina, sempre made in Fuji in realtà, anche se di poco, la soglia dei 1000 euro ci toccherà superarla. Quindi parliamo della Fujifilm X-T30 Mark II, un altro gioiellino di mirrorless. Il suo costo si aggira intorno ai 1000-1200 euro. Anche lei possiede un sensore APS-C 26,1 megapixel di risoluzione, una gamma ISO che spazia da 80 a 51200 ISO e 425 area F, ma non è stabilizzata. Può girare video a una risoluzione massima di 4096x2160 a 30 fps, ha il wifi ed il flash pop-up, ma non è tropicalizzata. L'autonomia della batteria è invece di 380 scatti. Detta così, sembra essere letteralmente tecnicamente più debole della precedentemente citata S10, ma in questo caso specifico l'apparenza inganna. Il principale punto a favore della X-T30 è infatti l'autofocus, che risulta essere letteralmente impressionante per quanto è veloce e preciso. Riesce, secondo i test, a mettere a fuoco in soli 0,02 secondi. E già questa caratteristica da sola potrebbe farle guadagnare il suo posto meritatissimo in questa lista. Poi c'è anche da dire che dispone di una gamma dinamica che copre fino a -7V, altra caratteristica completamente folle per chi sa sviluppare i RAW con cognizione di causa. Può scattare in raffica a 8 fps sfruttando l'otturatore meccanico e a ben 30 fps sfruttando quello elettronico. 30 fps di raffica, ragazzi, sono praticamente un video. Inoltre ha le opzioni di simulazione di pellicole integrate e il 4K che riesce a catturare viene salvato a 8 bit 420 in camera e a 10 bit 422 su HDMI. Per quanto riguarda invece i contro, è davvero difficile trovare dei contro a questo corpo macchina. Possiamo dire al massimo, dopo aver visto la XS10, che non sia il massimo per quanto riguarda il suo rapporto qualità-prezzo, ma in questo periodo per l'appunto di crisi dei componenti in realtà un prezzo simile potrebbe persino essere giustificato. Quindi diciamo che per ora metterò tra i contro soltanto il fatto che, come la macchina che l'ha preceduta, non è il massimo per quanto riguarda l'ergonomia. Abbiamo appena superato la soglia dei 1000 euro e stiamo già tirando fuori corpi macchina spaventosi per ciò che offrono, vero? E aspettate di vedere la quinta macchina in questa lista. Spostiamoci di nuovo in casa Panasonic e discutiamo di lei, una macchina veramente tanto amata dalla community, la Panasonic Lumix GH5 Mark II. Il prezzo di questo piccolo gioiellino si aggira tra i 1300 e i 1500 euro attualmente. Dico piccolo gioiellino perché si tratta di un corpo macchina micro 4 terzi da 20,3 megapixel. La sua sensibilità ISO spazia dai 100 ai 25.600 ISO, ha 225 punti di messa a fuoco, è stabilizzata, può girare video fino a una risoluzione massima di 4096x2160 a 60 fps, sì, 60 fps, ci offre il wifi e la tropicalizzazione, ma non il flash pop-up integrato, anche se regge bene ad alti ISO, quindi non so quanto possa servire effettivamente un flash su una macchina simile. L'autonomia della batteria è invece di circa 420 scatti massimi con una sola carica. Questo secondo modello della GH5 di Panasonic è, esattamente come l'ho definita prima, un piccolo gioiellino. Tra i suoi pro non possiamo non menzionare innanzitutto infatti le sue dimensioni ridotte.
Poi il fatto che la qualità video che riesce a catturare sia veramente estremamente alta, il fatto che abbia già il super funzionale vlog preinstallato e facilmente utilizzabile, l'ormai classica, e in questa fascia di prezzo ovviamente, stabilizzazione molto efficiente ed una estremamente ampia connettività. Se vogliamo invece per forza di cose trovarle dei difetti, di contro possiamo dire probabilmente che l'autofocus non risulta essere molto veloce se paragonato a quello di altre macchine nella sua stessa fascia di prezzo, che il comparto foto è probabilmente abbastanza limitato in confronto all'estremamente ampio comparto video e che probabilmente il prezzo, soprattutto adesso, è troppo alto per ciò che offre. Era già alto prima, adesso ancora di più. Quest'ultima cosa però probabilmente potrà cambiare quando il mercato ricomincerà a stabilizzarsi un po', quindi purtroppo ci tocca aspettare per capire se questo sia effettivamente un contro, se resterà così o se questa situazione cambierà. Comunque è uno dei corpi macchina che io personalmente avevo tenuto in considerazione da acquistare. Ve lo dico, però questo non è proprio il momento adatto per fare un upgrade purtroppo, quindi per ora Nisba. Magari in futuro potrò pensare di passare a GH5-2, a XT4 che è un'altra delle macchine presenti ovviamente in questa lista, dopo la vedremo, mi dispiace ve l'ho spoilerata, oppure a Sony Alpha 6600, visto che possiedo già una Sony, che quindi avrei già tutte le ottiche pronte. Ma parliamone, visto che l'Alpha 6600 è la prima Sony che entra di prepotenza in questa lista di corpi macchina. La Alpha 6600 è il corpo macchina Pro della serie A6X di Sony. Ha un prezzo molto simile a quello della GH5-2 che si aggira tra i 1400 e i 1600 euro, ma a differenza della GH5-2 dispone di un sensore APS-C e di 24,2 megapixel. La sensibilità ISO da brava Sony inizia già ad essere completamente folle, offrendoci un minimo di 50 ISO ed un massimo di 102.400 ISO impostabili. È stabilizzata, può girare video fino a una risoluzione massima di 3840x2160 30 fps, dispone di Wi-Fi, è tropicalizzata, ma anche lei non possiede il flash pop-up, anche se davvero serve. Già con la mia Alpha 6500 non l'ho mai usato, poi non parliamone. L'autonomia della batteria è invece la vera rivoluzione in casa Sony, riuscendoci ad offrire ben circa 750 scatti con una sola batteria carica. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio i pro e i contro di questo corpo macchina. Parlando di pro, dobbiamo innanzitutto, anche in questo caso, spezzare una lancia a favore dell'autofocus, che risulta essere fulmineo e che riesce a seguire il soggetto protagonista praticamente ovunque ed in qualunque condizione di luce, specie in modalità video. C'è poi da fare un plauso all'ottimo sensore che è in pratica un'evoluzione di quello presente sull'Alpha 6500 che state vedendo in questo momento e che riesce a catturare tantissimi dettagli, anch'esso in qualsiasi condizione di luce. Infine il fatto che finalmente la batteria sia effettivamente utilizzabile e anche molto performante, cosa assolutamente da non sottovalutare, e ve lo dice uno che ha dovuto comprare una manata di batterie per far sopravvivere la sua Alpha 6500. Già dall'inizio di questo video ad adesso ho dovuto cambiare batteria, quindi questo è tutto dire. Inoltre è estremamente solida e resistente e il display, oltre a essere finalmente a buona risoluzione, è anche finalmente di nuovo completamente reclinabile. Insomma, l'Alpha 6600 è una macchina che risolve letteralmente ogni difetto che poteva avere l'Alpha 6500 e per questo si guadagna un posto nell'Olimpo dei corpi macchina consigliati quest'oggi, anche se due difetti in realtà sono rimasti invariati. Mettiamo quindi senza pensarci due volte tra i contro il fatto che tutti i pulsanti siano molto piccoli e che risultano essere un vero dramma per chi ha le mani abbastanza grandi, non è un mio problema ma per molti probabilmente sarà un problema, e che i menu Sony ancora nel 2022 facciano schifo. Sony please, aggiusta questa cosa, non ci vuole molto, tutti gli altri menu sono super user friendly e nonostante i tuoi siano effettivamente migliorati, sono ancora un sacco incasinati. Diamine. Prendi ad esempio i menu della prossima macchina di cui dobbiamo discutere. Quelli sì che sono intuitivi, lei sì che può entrare a pie pari con pochissimi difetti nell'Olimpo delle macchine consigliate quest'oggi. Di quale macchina stiamo parlando? Beh, in realtà ve l'ho spoilerata prima perché non ho resistito, ma questa è la mia preferita dell'intera lista. E anzi, non è soltanto la mia preferita, è praticamente quella che tutti quanti hanno apprezzato di più nel corso del 2021. La Fujifilm XT4. La XT4 ha attualmente un prezzo bello alto che si aggira tra i 2.000 e i 2.300 euro, ma sul mercato dell'usato vi avviso che si può trovare a molto di meno, praticamente al prezzo di listino principale, verso i 1.200-1.300 euro. Però è una bomba.
quindi indipendentemente da tutto, indipendentemente dal prezzo che la pagate, li vale. Si tratta di un corpo macchina PSC da 26,1 megapixel, ha una sensibilità ISO che va dagli 80 ai 51200 ISO, 425 punti di messa a fuoco, è stabilizzata e può girare, come la sua compagna precedentemente citata, video ad una risoluzione massima di 4096x2160 ben 60 fps. È poi dotata di wifi, è tropicalizzata, ma non ha il flash pop-up che a questo punto davvero non serve più, infatti non lo ripeterò per le prossime macchine che non hanno nemmeno loro il flash pop-up. L'autonomia della batteria è invece di circa 500 scatti con una sola carica, in fin dei conti assolutamente un buon risultato. Ora qui preparatevi, perché per la XT4 ci sono tantissimi pro e veramente pochissimi contro. Innanzitutto c'è da dire che è stata letteralmente la preferita di tutti nel 2021 e se ci pensate questo è un enorme punto a favore, in quanto se molte persone possiedono un corpo macchina, significa che sarà semplicemente più facile, googolando, trovare la risoluzione a qualunque eventuale problema. Poi, community a parte, il suo sensore ha una qualità veramente eccezionale. Cattura tantissimi dettagli in ogni condizione di luce, sia in ambito fotografico che in ambito videografico. È praticamente la macchina eclettica per eccellenza. L'autofocus anche in questo caso è fulmineo e non perde mai di vista il soggetto protagonista. La gamma dinamica vorrei dire che è molto estesa, ma la realtà dei fatti è che è completamente folle, anche grazie alla modalità Dynamic Range di Fuji. La stabilizzazione su 5 assi in body invece, che integra, è assolutamente la migliore in assoluto tra quelle che abbiamo visto fino ad ora e rende le riprese a mano libera veramente semplici da seguire e belle da vedere. Super smooth. Inoltre, i file che cattura in Ultra HD possono essere salvati in 422 a 10 bit anche a 60 fps, caratteristica che i videomakers e chi si occupa di montaggio video color grading amerà. Infine, è ottima anche la raffica di 15 fps ed il fatto che, rullo di tamburi, abbia il doppio slot per le schede di memoria. Grazie Fuji, almeno una di voi ha capito quanto sia utile questa come caratteristica. Un contro, però, c'è. Ed esiste solo perché Fuji in realtà ci ha abituati bene. La XT4 non integra il jack per le cuffie e quindi per il monitoraggio dell'audio direttamente in camera che avevano le altre Fujifilm, ma queste possono essere collegate comunque grazie all'apposito adattatore Type-C. A me però personalmente non sono mai piaciuti troppo gli adattatori, specialmente nel mondo dell'audio, quindi questa caratteristica va dritta nei contro per me, senza remore, ma in fin dei conti è l'unica caratteristica che merita veramente di andare nei contro. Per il resto risulta essere un corpo macchina letteralmente perfetto, che da molti punti di vista risulta essere migliore anche dei prossimi che andremo a vedere, alcuni dei quali anche molto più costosi. Se avete denaro da investire per un solo corpo macchina, quindi, indipendentemente dal vostro livello di bravura con la fotografia e del videomaking, anche a costo di buttarvi sul mercato dell'usato, io, da possessore di macchine Sony, con tutta sincerità vi consiglierei di puntare su XT4 per tutto ciò che offre ad un prezzo che in fin dei conti, proprio per le sue caratteristiche, risulta essere addirittura basso, specialmente se ci basiamo su quello di listino iniziale, 1200-1300 euro, quindi in questo periodo storico, se andiamo sull'usato. Ma basta parlare bene di XT4, di Fuji, di Panasonic e di Sony. Anche Canon nel 2021 ha tirato fuori la bomba, sapete? E mi riferisco ovviamente alla tanto discussa Canon EOS R6, di cui abbiamo parlato anche su questo mio canale, perché la R5 costa troppo. E qui stiamo sempre comunque valutando il rapporto qualità-prezzo, ricordiamocelo. In questo periodo la R5 è proprio volata verso i 6.000 euro quasi, quindi parliamo della R6. La EOS R6 è in sintesi una bomba. Nel dettaglio possiamo però dire che ha un prezzo di poco superiore a quello delle XT4 al momento, che oscilla tra i 2.000 e i 2.500 euro. Che si tratta del primo corpo macchina full frame di questa lista, che dispone di 20 megapixel e una sensibilità ISO completamente folle, che va dai 50 ai 204.800 ISO. Ma la sensibilità ISO non è l'unica cosa folle di questo corpo macchina, visto che esso integra ben 1053 punti AF, è stabilizzata, può girare video ad una risoluzione massima di 3840x2160 a 60 fps e vorrei specificare con la pasta di una Canon, che è già tutto dire, dispone di wifi, è tropicalizzata, anche se non ha il flash pop-up e la batteria si scarica in un secondo, arrivando praticamente ai livelli delle entry level di cui abbiamo parlato prima, offrendoci soltanto 300-380 scatti circa, con una batteria carica. Si tratta di una macchina con tanti pregi.
a partire dal fatto che porta con sé la definizione e soprattutto lo spazio colore e la pasta di Canon. Si comporta poi molto bene ad alti ISO, ha la tanto discussa stabilizzazione IBIS, quella di nuova generazione di Canon, che funziona molto bene. L'autofocus risulta essere estremamente evoluto e veloce, anche grazie a tutti quei punti di autofocus che possiede, che sono veramente tantissimi. È resistente, ha il meraviglioso e adorabile doppio slot per le schede di memoria, grazie Canon, ed è qualitativamente eccelsa sia nell'ambito fotografico che in quello videografico. Di contro possiamo forse invece opinare sui 20 megapixel, che per alcuni sono pochi, anche se io personalmente non la penso assolutamente allo stesso modo, visto che meno megapixel uguale più capacità di resistere ad alti ISO nella maggior parte dei casi, e che il prezzo probabilmente risulta comunque essere troppo elevato per ciò che offre, soprattutto dopo aver visto la X-T4, ma in realtà tutto ciò può a mio avviso esserle perdonato, soprattutto per via del sistema IBIS e per via del solito spazio colore estremamente bello da vedere di Canon, anche senza dover aggiustare troppo i colori in post, che casa Canon si porta appresso da praticamente sempre. Insomma, volendo sintetizzare questa macchina, è un corpo sicuro, collaudato e che sicuramente durerà nel corso degli anni e diventerà leggendario, oltre ad essere la dimostrazione effettiva che Canon ci sa fare ancora, anche con le mirrorless, e di questo parleremo ancora nel corso degli anni. Ultimamente ho letto delle notizie su Canon meravigliose. Gli ultimi due corpi macchina di questa lista sono però due Sony, leggendarie e completamente opposte tra di loro. La prima è la Sony A7R Mark IV, una macchina che si piazza esattamente nella stessa fascia di prezzo della Canon R6, oscillando attualmente tra i 2000 e i 2500 euro. Si tratta di una macchina full frame. Grazie Sony per il full frame, vedi che anche tu quando vuoi ci sai fare da ben 61 megapixel, con una sensibilità ISO che va dai 50 ai 102.400 ISO, 567 area F e stabilizzata. Può girare video a una risoluzione massima di 3840x2160 a 60 fps, ha il wifi ma non il flash pop-up. È tropicalizzata e ha un'ottima autonomia della batteria di circa 670 scatti con una carica. Già il fatto che la A7R4 sia una full frame di Sony è intrigante, ma oltre alle dimensioni del suo sensore ha ovviamente anche molti altri punti a favore. Però partiamo dal sensore. Si tratta di una macchina con una qualità di scatto incredibile. Grazie per l'appunto ai 61 megapixel si può letteralmente croppare in posta a proprio piacimento, senza nessun problema in quasi ogni situazione di luce e di scatto. Poi dispone di una gamma dinamica a dir poco incredibile ed è ergonomica e resistente. In particolare il grip colpisce moltissimo, essendo quasi a livello del grip di un corpo macchina reflex. Di contro, però, c'è da dire che il pixel shift è ancora da migliorare, che la resistenza agli alti ISO non è assolutamente al massimo della sua forma, soprattutto da Sony ci si potrebbe aspettare infatti molto di più da questo punto di vista, e devo dirvelo? Va bene, lo faccio, che i menu sono molto incasinati. Sony, io ti voglio bene, ma tu evidentemente non ricambi questo sentimento. Per il resto si tratta di un corpo macchina sicuramente meno eclettico, molto meno eclettico dei precedenti, è più puntato verso la fotografia, più dedicato verso una singola arte, ma a mio avviso comunque risulta essere estremamente interessante. Così come è estremamente interessante l'ultima costosissima macchina di questa lista, soprattutto in questo periodo, la Sony A7 III. È il sogno di moltissime persone che si infrange ogni qualvolta che le suddette persone poi sentono parlare del suo prezzo, che in questo momento si aggira tra i 4.000 e i 4.200 euro. Assolutamente non per tutti, ma giustificato? Forse? No? Forse? Non lo so. Andiamo a vederla più nel dettaglio, dai. La Sony A7 III è una macchina full frame da soli 12 megapixel, piccolina, ma quella dei megapixel non è una scelta casuale, è una scelta tattica ben precisa. Sapete perché? Perché questa macchina ha una particolarità, è quella che possiamo definire la regina degli alti ISO. Ha infatti una sensibilità ISO che spazia dai 40 ai 409.600 ISO. 409.600, completamente impazziti quando ci hanno pensato. E la cosa più intrigante di tutto ciò è che grazie al fatto che ha così pochi megapixel riesce a reggere tranquillamente bene anche proprio a 409.600 ISO.
tirando fuori un po' di grana che è simile a quella dei 12800 ISO delle normali Sony e che comunque è molto controllabile. Ha poi 759 punti di autofocus che riescono ad agganciare il soggetto anche con poca luce, può girare video a una risoluzione massima di 3840x2160, ben 120 fps, sì, anche ad altissimi ISO, ha il wifi, ovviamente non dispone di flash pop-up, c'era bisogno di specificarlo con tutti questi ISO, ed è tropicalizzata. La batteria ha invece un'autonomia di 600 scatti circa, con una sola carica. Tra i suoi pro possiamo dire innanzitutto che ovviamente la qualità video che riesce a raggiungere è attualmente al massimo, anche nella sua folle fascia di prezzo. La gamma dinamica è ancora più folle della qualità video e la resistenza ad alti ISO ancora di più. Inoltre possiede uno slot per schede di memoria ibrido. Io lo amo, lo voglio su ogni corpo macchina. L'ergonomia poi è perfetta, ha l'autofocus migliore tra tutte le macchine che abbiamo visto fino ad ora, capace di agganciare con pochissima luce il soggetto protagonista e di non mollarlo mai più. L'unica macchina che probabilmente si avvicina a queste prestazioni di autofocus e che, anzi, con abbastanza luce riesce ad essere probabilmente in alcuni casi anche migliore è la precedentemente citata X-T30 Mark II. Però ovviamente siamo su due fasce qualitative completamente diverse. Di contro possiamo dire che con una certa tranquillità che non sia assolutamente una macchina per tutti, sia per via del suo prezzo che delle sue caratteristiche. Poi che i 12 megapixel per la fotografia siano a dir poco limitanti, che dispone di pochissime funzioni touch nonostante lo schermo sia a conti fatti touch, e questa è una cosa tipica di Sony, ti danno lo schermino touch però poi le funzioni touch sono 4. Per il resto non so seriamente che altro dire su una macchina simile, è senza ombra di dubbio molto particolare e ben specifica, funziona benissimo in low lights, ha una qualità video magistrale, ma non per questo può essere considerata migliore della 7R4. Anzi, specialmente per quanto concerne il comparto fotografico, la A7R4 così come le X-T4 di Fuji o la R6 di Canon risultano essere nettamente migliori di moltissimo. E costano la metà del prezzo praticamente, anche in questo periodo di macchine sovrapprezzate. Ma comunque, per via della sua particolarità, per via della sua qualità video e della sua resistenza ad alti ISO, non potevo davvero non citarla. Purtroppo, i prezzi quest'anno sono stati un po' così, un po' folli. Io spero tanto che nel corso dell'anno cambieranno e caleranno di nuovo, spero tanto di dover obbligatoriamente, per forza di cose, realizzare un altro video aggiornato, con prezzi diversi e magari con nuovi corpi macchina nel corso di quest'anno, ma per ora purtroppo i prezzi sono questi e dobbiamo tenerceli così, almeno per un altro po'. Io vi ringrazio quindi per aver visto questo video fin qui, fatemi sapere se vi va qui sotto con un commentino se questo video dovesse esservi stato in qualche modo utile, quella è sempre la cosa più importante per me quando realizzo questi video qui. E se siete fotografi e volete consigliare altri corpi macchina oltre a questi 10 ai vostri colleghi che stanno muovendo i loro primi passi, visto che io ho cercato semplicemente di elencare i 10 che preferisco e che ritengo essere i migliori, e vi giuro che è stato molto difficile scegliere e raccogliere tutti questi dati comparandoli in questo periodo di mercato impazzito, per fortuna esiste Excel, sentitevi liberi di scrivere sempre qui sotto tra i commenti quale corpo macchina consigliereste ai vostri colleghi e in breve magari anche perché lo consigliate, in modo da espandere ancora di più il nostro database di macchine consigliate. Io quindi spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto che possa esservi stato utile. Qualora vogliate acquistare uno dei corpi macchina che ho elencato, vi lascio qui sotto nella descrizione di questo video tutti i vari link all'acquisto su Amazon Italia per comodità, in modo che possiate subito arrivare alla pagina d'acquisto con un solo click, ma ovviamente fate prima un giro sull'usato se i prezzi ancora non si saranno stabilizzati quando state guardando questo video. Poi se si sono stabilizzati, Amazon ha un'ottima garanzia, quindi è comodo. Detto ciò, grazie ancora per l'attenzione, al prossimo video ragazzi, bye bye.